Finalmente posso parlarti di alcune delle mie opere preferite del mare. Hanno una forma davvero particolare e infatti scommetto che non indovinerai mai cosa sono. Ma ti darò un indizio facendoti una domanda molto semplice. Che ore sono? Oggi possiamo rispondere grazie a tantissimi strumenti che abbiamo a disposizione quotidianamente. Ma come facevano invece le persone nell'antichità, non avendo la nostra tecnologia? Ebbene, usavano i cosiddetti orologi solari. Scopriamo insieme come funzionano. Innanzitutto devi sapere che la scienza che si occupa della costruzione degli orologi solari è la... Aspettate un attimo, che prendo i miei appunti. Ah, ecco, la gnomonica. Per poter costruire un orologio solare come si deve, abbiamo bisogno innanzitutto del nostro amico Sole. Poi di un elemento detto gnomone, una piccola asta che proietta la sua ombra su una superficie, sulla quale vengono segnate le linee che rappresentano proprio le ore. Avviciniamoci agli orologi che abbiamo visto all'inizio, così scopriamo anche come leggere l'ora. Il primo fu ritrovato nelle terme Stabiane di Pompei e si pensa che servisse a regolare i turni d'ingresso. Sul quadrante puoi notare 3 curve dette diurne, lungo le quali si sposta l'ombra dello gnomone durante tutta una specifica giornata. La curva più in basso misura il tempo durante il cosiddetto solstizio estivo, il 21 giugno, il giorno in cui comincia la stagione estiva. Quella centrale invece misura la data dell'equinozio di primavera, il 21 marzo, quando comincia la primavera, e dell'equinozio d'autunno il 23 settembre, quando comincia l'autunno. Infine, quella superiore misura il tempo durante il solstizio d'inverno, il 21 dicembre, primo giorno d'inverno. Ogni curva è divisa in 12 parti uguali, perché i romani dividevano il tempo tra alba e tramonto in 12 ore. Quindi, ricapitolando, quando l'estremità dell'ombra cade in questo punto, che ora è? E in che giorno ci troviamo? Qui la linea centrale del quadrante incontra la curva del solstizio estivo, quindi ci troviamo al mezzogiorno del 21 giugno. Il secondo orologio è davvero molto particolare. Alla base notiamo queste belle zampe di animale e il quadrante ha una forma decisamente singolare. Quello che rende speciale questo orologio rispetto al precedente, però, è una cosa che manca. Sai dirmi che cos'è secondo te? Se ci fai caso, manca lo gnomone. Quindi, come faccio a capire che ora è? Qui dice che, secondo gli studiosi, era presente un piccolo foro per lasciare entrare un piccolo raggio di luce, che, spostandosi sul quadrante, permetteva di leggere l'orario. Ma la lettura dell'ora è la stessa dell'orologio precedente. Prima di lasciarti, voglio parlarti di un'altra opera legata agli orologi solari, ovvero il mosaico dei 7 sapienti, ritrovato a Pompei durante gli scavi della villa suburbana. I protagonisti del mosaico sono 7 sapienti, alcuni in piedi e altri seduti. Ma soprattutto notiamo qualcosa di molto familiare. Ah, eccolo lì! Su quella colonna un piccolo orologio solare che... Oh no! Il munacielo lo ha portato via! Beh, direi proprio che è giunta l'ora di acciuffare quel piccolo ladro!